Solo un momento, aspettate un momento. Croccante fuori, morbido dentro, alveoli grossi, lievitazione eccezionale, un profumo pazzesco, farina semi-integrale e semola. Io non ho parole. E soprattutto è facile, ma partiamo dall'inizio. Ho preso 3-4 grammi di lievito fresco, pochissimo, in una ciotolina con 50 grammi, 50 ml di acqua a temperatura ambiente e 100 grammi di farina. Farina, ho utilizzato una farina di tipo 1 che è leggermente integrale, diciamo, quasi integrale. È un'ottima farina che ha una buona forza ed è molto genuina, molto profumata, molto aromatica, indicatissima per questo tipo di pane. Molto semplice, sciogliamo il lievito, ci mettiamo la farina, facciamo una pallina e la lasciamo lì riposare per 10-12 ore, così abbiamo pronto il nostro lievito. Era pomeriggio, anzi mezzogiorno, adesso è sera, sono passate 8 ore, il lievito è già pronto, quindi non ho neanche aspettato le 12 ore. E preparo gli ingredienti per impastare il pane che lieviterà tutta la notte. Ingredienti per il pane: 600 g di farina di tipo 1, ma va bene anche la 0 se volete, 400 g di semola rimacinata, 650 g o ml di acqua fredda, mezzo cucchiaio di sale, 50 g di olio extravergine d'oliva e il lievito che abbiamo preparato qualche ora prima. Tutto dentro nell'impastatrice, senza paura, tutto insieme, non abbiate paura. Questa ricetta è semplice, semplicissima, semplificata al massimo e dà dei risultati incredibili. Ho usato l'impastatrice perché non ho voglia di sbattermi in sera, ma se volete potete farlo anche a mano. Comunque 1 chilo di farina lo faccio con l'impastatrice che faccio prima, che ho anche una certa età. Allora, dentro la farina di semola rimacinata, dentro la farina di tipo 1, che va bene anche la 0. La semola, mi raccomando, è rimacinata, non altri tipi. 50 g di olio extravergine d'oliva, mezzo cucchiaio di sali, che sono circa 7, 8, 9 grammi, non esagerate col sale, meglio poco che tanto perché sennò vi limita la lievitazione. Ci metto dentro i 650 ml di acqua a temperatura ambiente, acqua normalissima, e faccio girare. Ora, non è un impasto ad alta idratazione che fa le bolle mega galattiche che bisogna piegarlo, metterci l'olio, metterlo sul tavolo, fuori dal tavolo, farlo incordare. Insomma, l'impastatrice nella mia vecchia baracca, guardate, dondola tutta la casa quando gira questa impastatrice qua. È una baraccona, ma il suo lavoro lo fa. Faccio girare 5 minuti, non deve incordare, venire fuori, leggermi il futuro o fare cose strane. È un impasto normalissimo, morbido, leggermente appiccicoso. 5 minuti, stacco la ciotola dell'impastatrice e utilizzo un po' di farina per tirare fuori il gancio dell'impastatrice. Come dicevo prima, è un impasto atto a semplificare la vita, è una lievitazione lunga. Ho fatto quel lievitino lì che sostituisce praticamente il lavoro che fa normalmente il lievito madre, ci assomiglia molto, cambia un po' il sapore, ma siamo lì. Quindi non voglio sporcare 50.000 ciotole, non voglio sporcare 50.000 tavoli, taglieri, eccetera, niente. Metto sotto un po' di farina, cerco di fare una palla cercando di non sporcare in giro e rimetto tutto nella stessa ciotola dove ho impastato, anche se credo che mi farà una bella sorpresa, ma dopo lo vediamo. Metto sotto un po' di farina, non uso l'olio perché sennò domani mattina, dopo la lievitazione, dovrò riutilizzare l'olio, ma io uso solo la farina, così non sporcherò di olio in giro. Cerco di arrotondare il più possibile, non sono pieghe, è una semplice palla di pasta. Lì dietro che è buio, ecco, lascio lì la pasta coperta tutta la notte, in caso circa 21 gradi. Buongiorno, ha gelato, sta nevicando, però dentro è caldo. Eccola qui la sorpresa, lo sapevo, ma non importa, vuol dire che è un impasto forte, ha spostato anche il piatto, lo stacco come meglio possibile. Certo, si usava una bacina più grossa, ma come ho detto non avevo voglia di sporcare roba, va bene così. Adesso vi faccio vedere cosa fare in questi casi. Sapete che nel mio canale faccio vedere anche le magagne, anche quando faccio i disastri. Beh, questo non è un grande disastro, dai. Un po' di farina su un tagliere, sul tavolo, dove volete, un po' tanta. Ora, attenzione, bisogna far cadere l'impasto staccandolo dai lati con le mani o con una spatolina di plastica senza schiacciarlo, non dovete schiacciarlo, dovete solo staccarlo e farlo cadere col suo stesso peso sull'asse infarinato.
Mi raccomando, è importante questa cosa, non schiacciatelo. Ecco, è caduto. Ora c'era quella rogna là della pasta che è uscita, si è un po' seccata, quindi cosa faccio? Prendo una spatola, un coltello. Io ho il coltello che fa anche da spatola, e questo coltello qui lo uso davvero per tutto. E taglio via il pezzettino secco e lo scatto. Tra l'altro non l'ho neanche buttato via, perché l'ho buttato in padella con un coperchio, l'ho cotto e me lo sono fatto a colazione. Ora stacco la pasta da sotto perché è un po' appiccicosa, appena appena, sempre senza schiacciarla. Vedete come la tratto delicatamente, gli giro intorno con una spatola, con un coltello lungo, con quello che volete, e ora la devo allargare. Attenzione, la sto tirando, vedete, ma non la sto schiacciando. Gli devo dare una forma rettangolare con molta delicatezza. La prendo da sotto e la tiro verso l'esterno in tutte le direzioni, dandogli una forma, come dicevo, rettangolare. Ora guardate, piega un terzo a portafoglio, via la farina in eccesso, che non la vogliamo, via tutta per bene, ma senza schiacciare, sopra anche l'altro lato. Abbiamo creato un portafoglio lungo, lunghissimo, un mega portafoglio per uno che ha tante carte di credito. Via la farina in eccesso, senza cucire, ricamare e sigillare, soltanto appoggiato. Ora con il coltello o con la spatola la taglio a metà, sempre senza schiacciarla, giù belli decisi, ma senza schiacciare in giro, solo nel punto dove bisogna tagliare. E faccio un taglio lungo perché voglio fare 4 filoncini belli rustici, quindi taglio a croce, prima per il lungo e dopo per il largo. 4. Se volete farli più piccoli, fateli anche più piccoli, lo tagliate in 6, lo tagliate in 8, fate le pagnottelle. Metto sopra ancora della farina abbastanza abbondante. Ora con le mani raccolgo i miei filoncini francesini, chiamateli come preferite, e li adagio sulla leccarda del forno o su una teglia grande, dove preferite, comunque qualcosa di spesso, con sotto un pochino di carta forno, messi belli in fila, distanziati alla stessa misura, stessa distanza, perché dovranno lievitare ancora. Quindi ce li faccio stare tutti e 4, ma comunque la misura, lo spazio che hanno è perfetto. Li copro con un panno leggero, devono stare lì 2 ore. Dopo 2 ore, come vedete, sono aumentati di volume, quasi il doppio. Con un coltello, una lametta, un bel taglio deciso, sempre senza schiacciare niente. Lo faccio sul lato, diciamo a 2/3, a 2/3 o a 3/4, ma fate un po' come preferite, potete fargliene anche 2. Comunque il taglio così lungo lo farà alzare verso l'alto, messo di traverso. Vedete come li ho fatti. Ecco, il forno è già caldo e mi raccomando, bello caldo, non a metà, deve essere a 240 gradi, anche 250. 30 minuti nella parte bassa, su un totale di 30 minuti. Dopo 10 minuti circa alziamo di 1 o 2 tacche la teglia, controlliamoli sotto, guardiamo se sia coloriti, e l'alziamo. Se ricordo totale 30 minuti, cioè 10 minuti alziamo e altri 20, totale 30. Guardate che roba, è cotto, è fantastico, leggero, sotto è dorato giusto, sopra è dorato giusto, in mezzo è cotto giusto, è un pane giusto, è buonissimo. Ora mettiamo sul tavolo, profumo pazzesco, buonissimo. Stesso panno di prima e lo lasciamo lì che si raffredda. Facile, no? Senza far pieghe, senza lavorarlo sul tavolo, senza usare l'olio, senza fare magie strane cose. Allora, è leggerissimo, davvero leggero. Lo metto sul tavolo, sull'asse e lo taglio. Guardate che roba, è un pane incredibile, è buonissimo, è diventato morbido. Il panno messo sopra per farlo raffreddare lo renderà morbido all'esterno, ma comunque sempre croccante, è friabile, è fantastico. E poi è fatto con farina integrale, farina di semola, è la fine del mondo.